Allora, come ultimo evento di questa sera abbiamo riservato una persona un po' speciale che abbiamo conosciuto qualche mese fa a Torino. Fa un lavoro molto particolare lavorando sull'urbanizzazione, sullo studio delle città, di come si sviluppano, di quali sono le prospettive delle città del futuro. Tra parentesi, ha anche una formazione da regista e sulla F stanno dando da un paio di stagioni una serie che lui sta girando in tutte le città del mondo, si chiama Life-Size Cities, che tradotto sulla F è I racconti dalle città del futuro, che vi consiglio vivamente di recuperare perché sono dei documenti eccezionali su come ogni città del mondo sta cercando la propria strada nello svilupparsi. Lascio la parola per questo ultimo evento a il nostro amico danese Mikael Colville Andersen. Grazie. E un ringraziamento di nuovo particolare alla nostra interprete che già prima con Tarbe Jalun ha fatto un lavoro egregio, Sonia Folin. Grazie. Okay. Hello. Normally I speak at conferences about mobility, architecture, urban planning. And so for me it is an absolute pleasure to be here with you in Toscana to talk about something different. Di solito io parlo di mobilità, di architettura, di pianificazione urbana ed è davvero un piacere per me essere con voi questa sera qui in Toscana per parlare insieme a voi di una cosa completamente diversa. And you're much better dressed than any mobility conference. E voi siete molto più eleganti del solito pubblico delle conferenze sulla mobilità. So thank you. Italia. So Paolo and Elisa, they asked me to speak about the power of words. And for me it's a pleasure, maybe I don't have to talk about my work, but I get to step outside and look at my industry. Paolo ed Elisa mi hanno chiesto di parlare del potere delle parole, quindi questa sera non parlerò del mio lavoro, ma faccio un passo indietro e mi guardo il mio lavoro da un punto di vista esterno. Words are beautiful. This is a festival with a focus on literature, so I think we all agree that words are beautiful, especially when we put them together into sentences like pearls on a string. Le parole sono bellissime, questo è un festival che si concentra sull'importanza delle parole e sulla letteratura e credo che tutti condividiamo che le parole sono bellissime come perle infilate in una collana. But maybe sometimes in some professions we have too many words, and today I want to talk about my profession and maybe how we have developed a tendency to have too many words, which is a strange concept. Ma forse qualche volta di parole ne abbiamo troppe e la conferenza di questa sera sarà proprio su questo punto, su questa tendenza che abbiamo in alcune occasioni ad averne troppe di parole. So I'm an urban designer and I work with cities all over the world. I've worked with over 100 cities and my job is really, in a nutshell, to make cities better for the people who are living in them, and it is the best job in the world. Quindi io sono un designer urbano e ho lavorato con più di 100 città e per riassumerlo brevemente il mio lavoro consiste nel rendere le città migliori, più belle per le persone che vi abitano. But I also try to string words together like pearls on a string. These are my two latest books. Ma cerco anche appunto di infilare le perle come in una collana e questi sono i miei due libri più recenti. So the book on the left is the big book. It is the ultimate guide to making our cities bicycle friendly. Quindi il libro sulla sinistra è il librone, è la guida definitiva su come fare in modo che le nostre città siano a misura di bicicletta. I know who's going to read this book. It is the people in my profession around the world. It is the people who follow me on Twitter. It is the people who come to the mobility conferences to hear me speak. It's my people. So chi leggerà questo libro, sono i miei follower su Twitter, sono le persone che vengono alle mie conferenze sulla mobilità, sono le mie persone, il mio pubblico. But I also know that a lot of people are never ever going to read my book. So 2 weeks ago I published the other book on the right for the skeptics about urban planning and the bicycle in cities.
Ma so anche che ci sono tantissime persone che questo libro non lo leggerebbero mai e quindi alcune settimane fa ho pubblicato quest'altro libro, quello che sta sulla destra, che è un libro destinato agli scettici. It's a very short book. It's called A Short Introduction to Bicycle Urbanism for People Who Don't Give a Fuck. È un libro molto breve e si intitola Una breve introduzione al ciclismo per le persone a cui non gliene sbatte un cazzo. And that is actually the title. It is coming out in Italian in about 2 weeks. We're going to have it selling it online. So Uscirà in Italia fra 2 settimane circa e questo è il titolo. So I know the word cazzo is kind of awkward in Italy, but in Denmark we have no censorship. There are no bad words. So I am being very Danish right now. Sì, so che magari la parola cazzo viene percepita un po' così in Italia, ma noi in Danimarca non abbiamo il concetto di parolaccia, siamo estremamente liberi su questa cosa e quindi io mi permetto di essere danese questa sera. And I'm sorry to Sonia because she had to say cazzo 3 times. E mi dispiace per Sonia che ha dovuto dire cazzo 3 volte. 4 times. 4. Okay, so as Paolo said, I also have a TV series, which makes my job even better. I travel around the world and I look at all of the things that are happening in cities everywhere in the world, from Bangkok to Copenhagen, from Buenos Aires to Paris. And there are so many amazing people in our cities who are trying desperately to make cities better. Appunto, come diceva Paolo, ho anche la serie televisiva che rende il mio lavoro un lavoro ancora più straordinario, perché ho l'opportunità di viaggiare in tutte le città del mondo, da Bangkok a Copenaghen, a Buenos Aires, a Parigi, e incontrare persone straordinarie che stanno lavorando per migliorare le nostre città. And it's on La F here in Italy also. Ed è appunto in onda sulla F. And nobody watches La F. I also E know this. nessuno guarda la F e lo so. Sorry. Okay. Scusi La F. So the title of this series, The Life-Size City. This is an amazing, well, I made it up, but it's an amazing title in English, and I know it's very hard to translate. Il titolo appunto di questa serie, che è The Life-Size City, è difficile da tradurre in italiano, lo potremmo tradurre con una città a misura di vita, è un titolo che ho inventato io e so che è difficile da tradurre. How are you translating it now? The life, how do you say A it? misura di vita. Okay, cool. But the name, I want to explain where this name came from because it's her fault. Ma volevo spiegarvi da dove ha origine questo titolo, perché è colpa sua, colpa di questa bambina. This is my daughter, Lulu Sofia, and she has been an amazing urbanist since the age of 3.5. E questa è mia figlia, Lulu Sofia, che è una urbanista straordinaria dall'età di 3 anni. I've called her the world's youngest urbanist. She says things ever since she was little that just make me stop and say, what? And I write them down. All of them. I write them all down. Io l'ho definita l'urbanista più giovane della storia, perché da quando appunto aveva 3 anni dice delle cose che mi lasciano assolutamente esterrefatto e prendo appunti dalle cose che dice lei. When she's older, she might discover lawyers, and then I'm in trouble. Forse da più grande scoprirà gli avvocati e allora a quel punto avrò qualche problemino. But this name, the Life-Size City, this comes from me and Lulu Sofia walking in our neighborhood in Copenhagen. And she was maybe 4.5 years old. And we were walking around, holding hands and waiting to cross the street. Queste appunto eravamo Lulu Sofia ed io, lei aveva 4 anni e mezzo e giravamo per il quartiere, passeggiavamo e mano nella mano. And she was very quiet and she was looking around the city. And then suddenly she turns to me and she looks up at me and she says, Daddy, when is my city going to fit me? Appunto lei era molto tranquilla, si guardava intorno, era silenziosa, finché di colpo si è girata verso di me e mi ha fatto questa domanda: papà, ma quando è che questa città sarà della mia misura? And I was like, wow, where's my pen? I have to write this down. It is another amazing observation. But I said, Lulu Sofia, it's okay, you will grow like your big brother, eat your vegetables and you will grow and then you will feel like the city fits you when you're older. Io le ho detto, appunto, ho preso immediatamente appunti e poi però le ho risposto, le ho detto: Lulu Sofia, non ti preoccupare, crescerai, diventerai grande come tuo fratello, mangia tante verdure e un giorno vedrai che la città sarà della tua misura.
And she's so intelligent that she just looked at me. She didn't say it, but she looked at me and went, "Daddy, it's a rhetorical question, for God's sakes." Ed è talmente intelligente che non mi ha risposto, mi ha semplicemente guardato con un'espressione che diceva: papà, è una domanda retorica. But what happened was amazing to me because I spent the next week, maybe 10 days, thinking really hard every day, does my city fit me? Ma quel che è successo è che poi io ho passato i giorni successivi, una settimana, una decina di giorni, a pormi esattamente questa domanda. Questa città è della mia misura? And I live in Copenhagen, really one of the world's great cities for feeling like it fits me. And there are many, many parts of Copenhagen where I feel like it was designed for me or for everybody else. But there are also many parts that are not feeling like they fit me. Io vivo a Copenaghen, una città davvero straordinaria in cui ci sono moltissimi quartieri che sembrano fatti su misura su di me, che sembrano della mia misura, ma ce ne sono altri che invece non lo sono affatto. And I visit cities all over the world all the time, and there are very few cities that feel like they really fit me. Cities today. E io viaggio continuamente, posso dire che oggi sono molto poche le città che mi danno la sensazione di essere della mia misura. But this is the phrase I want to, the life-size city. It is an excellent phrase in English, but this is the title in Italian, Racconti dalla città del futuro. In French, on French television, they could not translate it properly, so they called it Des villes à hauteur d'homme. Città a misura d'uomo. Altezza d'uomo. And then in Finland, they call it Ihmisen kaupunki. Questo è il finlandese. Ihmisen kaupunki. Yeah, you got to try it. Right? But and it's funny with the difference in language, but that just means people city. Diciamo, tenuto conto della differenza di lingue, questo finlandese significa semplicemente people city. Città, persone. Yeah. Città, persone. Persone e città. All languages are beautiful, but Finland has a weird language. Tutte le lingue sono bellissime, ma il finlandese ha qualche stranezza. But you're not from Finland, are you? Spero che non ci siano finlandesi fra di voi nel pubblico. But Finland is great. If you were somebody from Finland, you would be laughing because they have really great humor. Ma comunque, anche se foste finlandesi, stareste ridendo lo stesso perché i finlandesi hanno un senso dell'umorismo straordinario. But today I want to present to you 47 different words and phrases that we use in my work in urbanism in English. And I'm going to start with life-size city. Ma oggi voglio presentarvi 47 parole, espressioni, modi di dire che si usano nel mio mestiere. E cominciamo appunto con la città a misura di vita. And in Denmark we have minimalism in our design. So when you hear 47 and you're going, oh my God, what time is it? Don't worry, I'm Danish. Sì, e noi comunque danesi siamo minimalisti, fa parte della nostra cultura, quindi so che voi se sentite 47 iniziate a dire, oddio, adesso chissà quanto dura, ma non vi preoccupate perché io sono danese. I speak 30 times a year at conferences for 10 years. I've never spoken this late at night after drinking 3 glasses of wine. Io faccio conferenze in più di... Faccio più di 30 conferenze all'anno in tutto il mondo e non mi è mai capitato di tenere una conferenza a quest'ora dopo aver bevuto tutti questi bicchieri di vino. So, andiamo ragazzi. This is the human scale. This is another phrase, and I looked at all of these words and phrases. I researched for you to find out when it was first used, and then, more importantly, when it became mainstream or popular. Ho fatto appunto questa ricerca apposta per voi di tracciare quando è stata usata per la prima volta una determinata espressione e quando è stato il momento in cui è diventata un'espressione mainstream. So in my industry, everybody started talking about human scale in about 2013 when there was a film about the subject. And the idea is basically the same as the life-size city. The city, we should feel like the city is at scale with us. Quindi questa della scala umana è un'espressione che è entrata moltissimo nell'ambito, nel settore in cui lavoro a partire dal 2013 perché c'era in seguito alla uscita di un film che aveva in sé questo concetto. E l'idea è un po' quella appunto della città a misura di vita, cioè una scala umana di definizione.
Okay, like I'm trying to be Danish and short here. Sorry. No, I'm joking. I'm joking. So then there is also another book, and we're talking about the happy city. There's a man who wrote this book, and he is a consultant working with cities, how to make a happy city. Poi c'era la città felice, anche qui si trattava di un consulente che aveva introdotto questo concetto. The good city. I don't need to explain that. This is the idea that cities should be a good, healthy place. La città buona è un concetto che non devo spiegare, comunque l'idea che sia un luogo sano, buono. Livable cities. This is a very global concept. Maybe you have heard there are rankings for the world's most livable cities. So this becomes a competition to become the cities that are the most livable. Queste sono le città vivibili, appunto diciamo sono paralleli al concetto di classifiche di città in cui si registra la miglior vivibilità. The generous city, you get it. La città generosa si spiega da sola. The green city, where we focus on a lot of trees and parks and a lot of green La space. città verde in cui ci concentriamo sul verde, sui parchi. The walkability. The Americans are really interesting in a linguistic context. It's only Americans in English who can make up words like walkability. It's kind of cool. But it is the idea that cities should be pedestrian friendly. And there is also a walkability ranking in American cities for how pedestrian friendly they are. Solo gli americani sono capaci di inventare parole come questa, appunto walkability, camminabilità, che sostanzialmente esprimono l'idea di quanto una città possa essere attraversata a piedi. That's the Italian walkability. Walkability. Okay. No, camminabilità. So urbanism, of course, everybody, in most of our languages we have the word urbanism. This is the big umbrella word that describes everything we're doing in cities. E questo dell'urbanismo è, diciamo, la parola ombrello che comprende tutto ciò che accade all'interno delle città urbane. But then there's new urbanism. There's an American movement from the 1980s, 1990s who wanted to redefine urbanism for the American context. Ma poi c'è un movimento degli anni '80 che ha voluto ridefinire l'urbanismo sempre all'interno del contesto americano. This is the best conference ever. There's a kid on a bike going up and down. This is the best Questa conference è la ever. miglior conferenza di tutta la mia vita, con una bambina che sta andando in bicicletta su e giù per il corridoio. Vai. È il massimo. Allora, okay, the incremental city, the idea that if we change slowly and incrementally, then nobody will notice and get angry. La città, diciamo, in cui le cose si aggiungono, in cui si possono aggiungere cose senza che nessuno sia contrariato. And then we have in English tactical urbanism. It sounds like the military, and it is in a way. We move into a public space and we do a temporary pop-up space, and we show the citizens what is possible in a weekend or in 1 week. E poi c'è l'urbanismo tattico, in cui si occupa uno spazio pubblico e si crea, come se fosse un pop-up, uno spazio in cui si dimostra alla gente che cosa sarebbe possibile fare. And then there's bicycle urbanism. This is the idea that we should focus on bicycles as transport in the first, and then figure everything out later. E poi c'è l'urbanismo della bicicletta, secondo il quale ci dovremmo concentrare prima di tutto sulla bicicletta e poi costruire intorno a questo concetto. And then there's instant urbanism, which is kind of like tactical urbanism, where the idea that we can move in quickly, like onto a piazza like this, and do some very fast changes to show the people what is possible. E poi c'è l'urbanismo istantaneo, simile a quello tattico, che rende l'idea del poter occupare molto rapidamente, istantaneamente uno spazio per mostrare ciò che è possibile fare. Then there's this the Americans, they're the worst, or maybe the best, I don't know. But the multi-generational city, the idea that everybody from all generations should live together in a happy, healthy city. E poi c'è il concetto sempre americano della città multigenerazionale, che dà l'idea di appunto una città in cui tutte le generazioni debbano poter convivere. And then there's landscape urbanism. We focus on the landscape of our city, the natural, the green spaces, and then we design the buildings and the infrastructure around them. E qui invece appunto nell'urbanismo del paesaggio ci si concentra prima sul verde e sui parchi per poi disegnare il paesaggio urbano intorno al verde e ai parchi. And sustainability, this is an international word. It is universal. You have it in Italian as well. And this is also a big umbrella word for all the things we should be doing
in our cities, but also in the world. E la sostenibilità è un concetto globale, anche voi lo conoscete, ed è ancora una volta un concetto ombrello, diciamo, che comprende tutto ciò che noi dovremmo fare per rendere le nostre città posti migliori, ma anche più a livello generale ciò che dovremmo fare nelle nostre vite. And this is an English, from England, an English word, permeability, the idea that bicycles, pedestrians, public transport can filter through the permeable urban landscape, but cars, for example, have to take another route. E questo invece appunto della permeabilità è un concetto inglese secondo il quale i pedoni, il trasporto pubblico e le biciclette devono essere in grado di attraversare il tessuto urbano, mentre invece le automobili lo devono circumnavigare. Then there's legibility from America, because they have had fast highways for 70 years. So now they're realizing that we should be able to read which business is in the shop that we're passing. We should be able to see that it's a hairdresser or a butcher's or a supermarket. E poi c'è il concetto di leggibilità che si contrasta con il fatto che per 70 anni ci sono state negli Stati Uniti appunto grandi autostrade o comunque strade veloci che non permettevano di vedere, di leggere le insegne dei vari negozi che venivano costeggiati, e quindi questo è il concetto di leggibilità. Urban design, this is another, in English anyway, this is a big phrase. I am an urban designer, so of course I like this word, this phrase. Questo è appunto un concetto sicuramente in inglese molto, molto noto, che io amo particolarmente, essendo io stesso un designer urbano. But it's interesting because in English we're talking about urban design now, because we should design our cities instead of engineer them. So this is a new, interesting area to work in. Ma la cosa interessante è che appunto stiamo parlando di designer e non di ingegneri, e quindi rappresenta di fatto un nuovo ambito in cui muoversi. In Scandinavia we take this concept very seriously, democratic design. We should design our cities on democratic principles for everybody who's in the city. There's no one person or one group who are more important than the other. So everybody in the city, we should design for them equally. Questo del design democratico è un concetto che noi in Scandinavia prendiamo estremamente sul serio, e cioè l'idea che il design debba essere concepito per tutti. And then in America they have people-centric urbanism. This is the idea that we should focus on the people in our cities first before we focus on everything else. Questo dell'urbanismo, diciamo, persona centrico è appunto l'idea del mettere la persona al centro del design. And cities for all, this is more of a slogan, but also kind of a movement. It's basically democratic design, people-centric cities. It's the same idea that we should design for everybody. Questo ancora una volta appunto è uno slogan, ma è anche un movimento che è molto vicino all'idea del mettere la persona al centro e del concepire un design democratico. Placemaking is incredibly hot. We talk about how we can make a place where we can move into like a piazza or a parking lot and transform it and make it an interesting place. Questo del placemaking indica l'idea di creare un posto, entrare, occupare una piazza o un luogo e farne un posto. Cycle chic. The bicycle is coming back to our cities after maybe one or two generations where we forgot about the bicycle as transport. So many people have forgotten that we can just ride a bicycle in our regular clothes in our cities. So cycle chic is a movement that shows people doing that, riding a bicycle in their city in regular clothes. La bicicletta è stata assente come mezzo di trasporto dalle nostre vite per circa le 2 generazioni passate. Adesso che sta tornando questo del cycle chic, appunto dello chic, dell'eleganza da bicicletta, ricorda alle persone che è possibilissimo girare in bicicletta vestiti con i nostri vestiti di tutti i giorni. The Americans have a problem understanding this kind of cycling. They used to do it like everybody in the world. All the cities in the world were incredibly bicycle friendly for about 70 years. But the Americans think about cycling and they think about sports, and that's it. So they have invented this phrase, utility cycling, to describe all the other things that we can do on a bike, like go to the supermarket or to work. Con questo concetto gli americani hanno un problema, perché appunto
per gli americani usare la bicicletta è un concetto collegato all'attività sportiva e quindi hanno inventato questa espressione degli utility cycling per ricordare tutte le altre cose che si possono fare con una bicicletta, come ad esempio andare al lavoro o al supermercato. I just thought of something. The Americans, they really like technical terms, like what's this in? It's a mobili in Italian. Telefonino, cellulare. Telefonini, yeah, right. Yeah. And in Europe we call it like a mobile phone. It describes that it is mobile. In America they call it a cell phone, and that is the technology used to make the phone. They love technical phrases. Stavo appunto riflettendo sul fatto che agli americani piace molto il linguaggio tecnico. Prendendo l'esempio del telefonino, in Europa in inglese si dice mobile phone perché ci si sposta e quindi è mobile, mentre agli americani piace chiamarlo the cellular phone e quindi scegliendo il termine che ne rivela l'origine tecnologica. I sound really good in Italian. Huh? No, grazie. Thank you, Sonia. Okay, so walkability and there's bikeability. The idea that cities should be bicycle friendly and be ranked for their bicycle friendliness. Quindi c'è la camminabilità e c'è anche il poter, diciamo il bicycle friendly, il potersi spostare in bicicletta e il fatto che la città accolga questo tipo di spostamento. And then we have 70 years of cars in our cities in Europe and the whole world. So now we need to talk about alternative transportation to remind people that they can also ride a bike or walk or take public transport. E siccome per 70 anni abbiamo assistito all'egemonia del trasporto in automobile, adesso siamo costretti a utilizzare questa espressione di trasporto alternativo per ricordare alle persone che possono anche spostarsi a piedi con i mezzi pubblici o con la bicicletta. And then it's kind of the same thing as cycle chic, but the idea that in many languages we have the word cyclist, and in many cultures, when you hear the word cyclist, you think of somebody who's going to go and do the Giro d'Italia. Cioè questa è appunto parola ciclista che esiste in molte lingue e in molte lingue la parola ci fa pensare a qualcuno che sta per partire per il Giro d'Italia. And so this citizen cycle is just everybody else who just rides their bike to work or to the supermarket or wherever. E quindi appunto il citizen cyclist, il cittadino ciclista, sono tutti gli altri, quelli che usano la bicicletta per andare a lavoro. That's my daily life in the photo. 62% of the population of Copenhagen ride a bike every day, so I have to ride in that every day. Questa che vedete nella fotografia è la mia vita quotidiana. Il 62% della popolazione in Danimarca si sposta in bicicletta. Copenhagen, not Dinamarca. E a Copenaghen. Yeah, okay. Sorry. And then bicycle user. So this works in English, but in French they have this distinction. They have the word cyclist, cycliste, and that is sort of sports. And then they also have the phrase bicycle user to describe everything else. In francese esistono entrambe le parole, cioè sia il ciclista, appunto più termine più sportivo, sia l'utilizzatore di bicicletta, quindi quello che usa la bicicletta per tutto il resto. And then we are putting infrastructure for bicycles into our city, and the Americans have the PBL, the protected bike lane, where we separate, as we should, the bicycles from the cars and also from the pedestrians, space for everybody. Poi c'è il discorso delle infrastrutture, gli americani usano appunto l'espressione PBL per intendere la pista ciclabile protetta, come dovrebbe essere appunto una pista ciclabile separata dalla strada. And then there's Copenhagenize, the idea that cities can be inspired by Copenhagenize and like the verb to Copenhagenize themselves, to become more bicycle friendly and more sustainable. E quindi poi c'è l'espressione to Copenhagenize, copenaghizzare, rendere una città più pronta all'utilizzo della bicicletta e più sostenibile. Copenhagizzare. Copenaghizzare. That's cool. Okay. And then there's sticky places, which is kind of like placemaking, where it's a kind of a nice idea, but that we create a space a public space that is sticky, that makes us want to stay there because it is an attractive destination. E questa è una bella idea, quella dei luoghi appiccicosi. Ancora una volta è un po' come il placemaking, è comunque la creazione di luoghi che sono appiccicosi, sono luoghi in cui noi vogliamo restare, che non vogliamo lasciare. And then there's Viking biking. The bicycle is coming back to our cities, but people are saying, oh, you can't ride a bike in the winter. That's impossible. So this is more of a hashtag on social media to show people how to ride a bike in a winter. And we all do it in Scandinavia.
E Viking Biking è una sorta di hashtag che è stato creato per dimostrare alle persone che credono che d'inverno non si possa andare in giro in bicicletta, e appunto è stato creato questo movimento per far vedere che invece è possibilissimo. What's that in Italian? Ciclismo vichingo. Ciclismo vichingo. Ah, all right, got it. Okay. Smart cities. We all have maybe heard this phrase. And I was interested to learn that it was first used in 1869, probably in a very different context. But smart cities, the idea that we should use technology wisely to make our cities better. Smart City è appunto un'espressione che conosciamo tutti e sono stato molto stupito di vedere che è stata utilizzata per la prima volta nel 1869, probabilmente in un contesto completamente diverso, ma è appunto l'idea che la tecnologia possa rendere le nostre città migliori. So the Americans also have mixed use development. Good luck. Mixed use development. The idea that a street or a neighborhood should have everything. Homes, businesses, shops, all of the different parts of our life. Ma questo diciamo è lo sviluppo di un uso promiscuo, l'idea di un quartiere o di un'area della città in cui i cittadini hanno tutto a loro disposizione, i negozi, la scuola, la casa. And in Europe we all go, but that's a normal street. E tutti noi in Europa diciamo sì, cioè questo è esattamente quello che è una strada normale. And this one is incredibly hard to translate into other languages. I know this from experience, but A to Bism. Good luck. This is the idea that humans, Homo sapiens, we have in our DNA the desire to go fast from A to B. So if we plan based on this anthropology, we plan our cities, then this is the easiest way to make our cities better. Questo è un concetto molto difficile da tradurre. A to Bism, l'idea dello spostarsi da un punto A a un punto B, perché appunto è dimostrato che è proprio nella natura dell'Homo sapiens il provare il desiderio di spostarsi dal punto A al punto B nel modo più veloce possibile. Se si fa leva su questo dato antropologico è possibile, appunto, se si pianifica la città facendo leva su questo dato antropologico, lo si fa nel senso del desiderio dell'essere umano. In Copenhagen, 62% ride bicycles to work or education, because it is the fastest way from A to B. And that is why we do it, not for the planet, but because it's quick. A Copenaghen il 62% degli abitanti si sposta con la bicicletta per raggiungere la scuola, l'università o il posto di lavoro, e il motivo per cui lo facciamo è che è il modo più veloce di raggiungere la destinazione. Non lo facciamo per il pianeta, non lo facciamo per l'ambiente, lo facciamo perché è veloce. Shared space is a concept from Holland where we should all share the space democratically, but also where at an intersection we take away all the traffic lights and all the signs so that we all look each other in the eye and it becomes safer. Questo è un concetto, quello dello spazio condiviso, che viene dall'Olanda e che appunto sostiene che dobbiamo condividere tutto lo spazio, ma anche che ad esempio quando ci troviamo a un incrocio non ci debbano essere semafori o cartelli, perché dobbiamo all'incrocio guardarci negli occhi, stare attenti e trovarci quindi a un incrocio più sicuro. Public space, universal. This is something in all of our European languages that we understand. All the space in the city is ours, and we should design for that. Questo dello spazio pubblico è un concetto che tutti in Europa capiamo e appunto pensiamo anche che tutto lo spazio sia pubblico e debba essere disegnato e pianificato per noi. But now we have PUPs, privately owned public space, where you have a new development, like in Milan they have City Life, which is the most ironic phrase for a development ever because it's horrible. But the space around it is owned by a private company, but it is designed for public use. E poi appunto c'è lo spazio pubblico di proprietà privata, come ad esempio il quartiere di City Life a Milano, che è un nome anche abbastanza ironico, nel senso che è un luogo davvero orribile, ma appunto che è stato pianificato privatamente per uso pubblico. Now this is more poetic, so the sense of place. So if we're on a street or on like a piazza, we should have a sense of the place in a positive way, we should feel it. Questo è un concetto un po' poetico, cioè l'idea che se ci troviamo in un luogo, in una piazza, dovremmo averne il sentimento, provarlo, sentirlo.
And then the Americans have transit-oriented development. It just sounds weird. But this is something we know in Europe. If you build the public transport, the trains and the buses, then our development will follow the public transport lines. Questo è lo sviluppo orientato al transito, che sembra molto strano, ma di fatto corrisponde all'idea che se noi pianifichiamo le vie appunto del trasporto urbano, anche il resto del trasporto seguirà queste stesse vie. This is another poetic one, Eyes on the Street. This was the grandmother of modern urbanism, this woman called Jane Jacobs in America. And she wrote about this, the idea that if we have people out on the street enjoying a glass of wine, children playing, people watching the street, it is nicer and it is safer. E questo è un altro concetto poetico inventato, diciamo, dalla nonna dell'urbanismo negli Stati Uniti, Jane Jacobs, che appunto sosteneva e osservava che se ci sono gli occhi sulla città, se osserviamo la strada e ci beviamo un bicchiere di vino, osserviamo i bambini che giocano, avremo e otterremo strade più belle e più sicure. And so maybe I don't know if you've heard this joke, but in America and China and England, they have surveillance cameras watching our streets. But in Italy, you have grandmothers. Quindi non so se avete già sentito questa battuta, ma si dice appunto che negli Stati Uniti e in Cina ci sono le telecamere di sorveglianza che sorvegliano la strada, mentre in Italia ci sono le nonne. More powerful than any surveillance camera in Più history. potenti di qualsiasi telecamera di sorveglianza. Complete Streets. This is a movement and an organization in America, and it's the idea that the streets should be complete for everybody and all of the different transport forms. Questo è un movimento statunitense che rende l'idea che le strade debbano essere, che le città debbano essere complete in tutte le loro forme di modalità di trasporto. Another organization in North America, 8 to 80 cities. The idea that a city should be easy to move around for everybody from 8 years old to 80 years old. Questa è l'idea che le città debbano essere accessibili a tutti, che debba essere facile spostarsi per chiunque dagli 8 agli 80 anni. Better Block, another organization in America. They move in and they make a city block better using placemaking and tactical urbanism to show the citizens what is possible. Questo è un movimento negli Stati Uniti che ancora una volta è vicino all'idea del placemaking, e cioè che entrano in qualche modo in un quartiere o in un'area rendendolo migliore. And then this is very popular at the moment, accessibility. The idea that we should design our cities for everybody, people who can't see or can't hear or who use wheelchairs. E questo è appunto il concetto di accessibilità, l'idea che le città debbano essere pianificate per tutti, per le persone che non possono vedere o sentire o che usano la sedia a rotelle. And our growing elderly population. E anche per la nostra popolazione, che è una popolazione che sta invecchiando. Oh my God, that's all those words. Tutte queste parole. I maybe don't use all of them, but I have to know them. This is a large vocabulary of words to use in one profession. Io forse appunto non le uso tutte, ma devo conoscerle tutte, ed è un vocabolario molto importante per la professione. Importante? I don't know, but necessary maybe. Necessario. Yeah, okay. Large. yeah, cool, sorry. I'll shut up. But then we also have all of these technical phrases that we will never hear in architecture and landscape architecture. Incredibly complex phrases that are absolutely impossible to translate, so don't do it. E poi ci sono altre espressioni incredibilmente tecniche che sono davvero impossibili da tradurre e che quindi non saranno tradotte. If you're going to be learning English, don't start here. Se volete imparare l'inglese, non cominciate da qui. But the funny thing is that all of these words before, I found them on the internet. This is the landscape urbanism bullshit generator. Ma la cosa divertente è che queste espressioni io le ho trovate su internet e questo è il generatore di cazzate del paesaggio urbano. 5 times she had to Dell'urbanismo. say cazzati. So
You press a button and it generates phrases that mean nothing, but they sound important. So I am not the only person who is questioning all of these words that we use. Quindi sostanzialmente non significano niente, tu schiacci un bottone e vengono generate queste espressioni che non hanno alcun significato e che vengono però utilizzate. Stuff like this makes the internet fantastic. Cose come queste rendono internet un posto veramente straordinario. So all of these words, and if I take all of the words out like this and I highlight them, these are all the words that relate to urban cycling, cycling in cities. Se io evidenzio queste parole sono quelle che hanno a che fare con la bicicletta, con il ciclismo urbano. We've had the bicycle for 130 years. Italy was one of the great cycling countries in the world. And for 130 years, well, almost 130 years, we did not need any of these words. Abbiamo avuto la bicicletta per 130 anni e l'Italia in particolare era un paese, uno dei paesi della bicicletta e per tutti quegli anni non avevamo assolutamente bisogno di queste parole. In all of our languages, for more than 100 years, we only had one word for all of that. In tutte le nostre lingue per oltre 100 anni avevamo un'unica parola che ricopriva tutto questo campo semantico. Cycling. Andare in bicicletta. I could come, in 1930s, I could come from Denmark to Italy and say, cycling. And the Italians would go, sì, certo. Negli anni 30 potevo arrivare in Italia dalla Danimarca a dire bicicletta e mi sarebbe stato risposto, sì, certo. They wouldn't say, wait, do you mean utility cycling or cycling for citizens? Or there would be no conversation, we would understand. Non si sarebbero chiesti se mi stavo riferendo al ciclismo utilitaristico, al ciclismo del cittadino o allo chic del ciclista. Semplicemente avremmo parlato di bicicletta e non ci sarebbero stati malintesi possibili. So let's take all of the words that we use to describe urban planning and urban development. Prendiamo invece le parole, le espressioni che usiamo per parlare della pianificazione urbana. We've lived together in cities for 7,000 years and more, probably. And for 7,000 years or 6,950 years, we did not need all of these words. Abbiamo vissuto insieme per 7.000 anni all'interno delle città e per 7.000 anni o per 6.950 anni non abbiamo avuto bisogno di nessuna di queste parole o espressioni. In all of our languages around the world, we had one word to describe all of those words. In tutte le nostre lingue, in tutto il mondo, c'era una parola che descriveva e riassumeva tutte queste parole. City, città, right? We understood this word everywhere. In Italy with città, and in Denmark, everywhere. It was just, we understood each other. We could talk about this concept. It meant everything in one word. Era un concetto comprensibile a tutti, che appunto racchiudeva tutti i significati in un'unica parola. I love language, so I looked it up. Most languages have only one word for city, even complex languages. Some languages maybe have two. Like French, they have ville and they have cité, but only one word is the dominant word. Io sono un appassionato di lingue, quindi ho proprio fatto una ricerca. La maggior parte delle lingue ha una sola parola per indicare questo concetto. Qualcuna ne ha due, come il francese, che ha sia ville che cité, ma è una sola la parola dominante che indica appunto il concetto. And in Danish, we're very minimalistic. So the word at the top with by, by, that is our word for city. We boiled it down to 2 letters. E noi danesi, che siamo appunto molto minimalisti, abbiamo questa parola, solo di 2 lettere, BY, bu. It's hard. But so here's the question. Are we selling new wine in old bottles? And why? E quindi la domanda è, stiamo vendendo vino nuovo in bottiglie vecchie? E se sì, perché? Do you have that expression in Italian, selling new wine in old bottles? Si capisce. See? Yeah? I'm just curious. Yeah. Okay, never mind. That's next year I'll talk about that. Okay, so I looked at all of these words and I said, right, when did they become popular or mainstream? And we can see that some of them were in the 1980s. Quindi io mi sono appunto chiesto quando è che queste parole sono diventate popolari, mainstream. Alcune di queste sono diventate popolari negli anni '80.
And in the middle of the 1980s, there was a really interesting movement. We started to think differently about our cities, but also about the environment. E a metà degli anni '80 c'è stato appunto un movimento interessante, abbiamo iniziato a ragionare in modo diverso sulle nostre città e sull'ambiente che ci circonda. But look at this. Say, but look at this. Ma guardate questo, Sorry. Most of these words, almost all of them, are since 2000 in English. ma la maggior parte delle parole hanno iniziato a circolare, a diventare popolari a partire dagli anni 2000. So why? What happened? I wanted to figure out why this happened. And first of all, the internet happened. Ma e perché? Mi sono chiesto, ho cercato di capire perché. La prima cosa che è accaduta è stata internet. If you have a new idea, you can send it out to the world very quickly and very effectively, more than ever before. Che offre la possibilità di diffondere un'idea nuova in modo estremamente veloce ed efficace a tutto il mondo. Another thing that happened was this new thinking. In the 1950s, we started thinking about cities, 1980s, but also from 2005 until today, we are really having a period of new thinking. E poi c'è stato è stato introdotto un nuovo modo di pensare. C'era già stato un movimento negli anni 50 e poi 80, ma davvero a partire dal 2005 è stato introdotto un nuovo modo di riflettere e ragionare sulla città. But all of these three periods of time of new thinking are a reaction to urban development. They are a reaction to the greatest paradigm shift in the history of our cities. E tutti e tre questi momenti sono di fatto una reazione a un momento dello sviluppo urbano e una reazione al più grande salto paradigmatico a cui abbiamo assistito. Everything changed when we put cars into our cities. Tutto è cambiato quando abbiamo introdotto le automobili nelle nostre città. And that forced us to start thinking, uh-oh, how do we fix that? E questo ci ha costretti a pensare, e adesso come facciamo? This is a photo, on the left is Copenhagen, a street in Copenhagen in 1907. This was a beautiful street. It is designed for being effective and enjoyable. A sinistra vedete una fotografia di Copenaghen nel 1907. Questa è una strada bellissima, disegnata appunto in modo da poter essere fruita in modo estremamente piacevole. Like every street in Italy in 1907, the same. Come tutte le città in Italia nel 1907. We made the same mistake as everybody else in the world, and by 1960s, this is exactly the same spot, and we had made room for cars, and we took away all the space from everybody else and only put our money on cars. E noi abbiamo commesso lo stesso errore che è stato commesso dovunque nel mondo. Questa è la stessa strada nel 1960 in cui vediamo che abbiamo creato spazio per le automobili e costretto tutto il resto ai margini della strada. But what is happening around the world is that we are thinking differently now, and we are changing in many cities in the world. This is the same street in Copenhagen today, and we are going, as I always say, back to the future. Ma adesso sta cambiando il nostro modo di pensare dovunque nel mondo e questa è la stessa strada sempre a Copenaghen e quindi come dico spesso stiamo assistendo a un movimento di ritorno verso il futuro. I think it's universal. I hope it's universal that all of you will look at these photos and say, yeah, the two on the left and the right, they are the nicest street, not the one in the middle. Io credo e spero che sia universale l'idea che di queste tre fotografie, le fotografie a sinistra e a destra, siano quelle che ci piacciono di più e non quelle in mezzo. So in the early 1960s in Copenhagen, we had chaos with traffic. So the city proposed to make the main street in the city center a pedestrian street. Negli anni 60 appunto a Copenaghen c'era il caos assoluto e quindi è stato proposto di rendere pedonale la strada principale che attraversava la città. And like everywhere, people protested. They said no. And in 1960s in Copenhagen, we said no. We want to drive. We don't want to walk. And there was literally posters saying we are not Italians. E le persone hanno protestato e manifestato e negli anni 60 dicevano no, noi vogliamo guidare e c'erano davvero anche manifesti che dicevano noi non siamo italiani.
We want to drive. We don't, the Italians, they like to walk on their streets, but we want to drive. Sono gli italiani che amano camminare per strada, ma noi guidiamo. And when I look at Italian cities today, I wonder if you are Italians. E quando guardo le strade italiane oggi, qualche volta mi chiedo se voi siete italiani. But it was funny, right? I mean, like and then 2 days after the street opened, everybody realized that they were Italians. Or maybe just Homo sapiens who like a beautiful street. E 2 giorni dopo l'inaugurazione dell'area pedonale tutti si sono resi conto che erano italiani, o forse semplicemente erano Homo sapiens che si godevano la strada in cui camminavano. So what happened also is academic overkill. The academics are thinking about new ideas and they're inventing all of these words and phrases to try and describe them. C'è anche una sorta di sovrabbondanza accademica per cui appunto gli studiosi riflettono continuamente e sfornano concetti per cercare di spiegare la realtà che ci circonda. But also technology. This is an age where we are in a technological crazy time. We are inventing so many new things. Ma c'è anche una sorta di follia tecnologica, stiamo vivendo un'epoca in cui continuamente vengono inventate nuove cose. And maybe when you invent many new things, you need new words to describe them. E forse quando si inventano nuove cose servono nuove parole per descriverle. Maybe you have this quote also in Italian. We have it in English, we have it in Danish, it's very famous. Necessity is the mother of invention. La necessità è la madre dell'invenzione, questo è un modo di dire molto popolare And che this abbiamo in is, tutte le lingue. Sorry. it's okay. This is humans. For 300,000 years, this is all we did. If we needed something, we invented something to fix it. E questa è l'essenza della natura umana. Per 3000 anni, se avevamo bisogno di qualcosa, la inventavamo per cercare appunto di rispondere a questo bisogno. Things have changed in this technological age. Now we invent many things we don't need because we can. Ma le cose sono cambiate nella questa nostra era tecnologica. Oggi noi inventiamo cose di cui non abbiamo bisogno, ma che siamo in grado di inventare. So maybe our fascination with new things is also reflected in the way that we are inventing new words and phrases. Quindi forse la fascinazione che subiamo nei confronti delle nuove cose dipende anche dal fascino dell'inventare nuove parole e nuove espressioni. But inventing new words is also a marketing mechanism. If you make new words, you can create a hype and you can get people excited about your idea. Ma questo è anche un meccanismo di marketing, perché attraverso l'invenzione di nuove espressioni è possibile generare curiosità, entusiasmo. Creating new phrases creates a sense of urgency if it's important. From when I grew up, we started talking about global warming. And now we are talking about the same thing, but we call it climate change. And both of these phrases were important to make us worried about the future of the planet. Ma il fatto di inventare delle parole crea anche un senso di urgenza. Quando io ero più giovane si usava appunto, c'era l'allarme del riscaldamento globale, oggi si parla di cambiamento climatico. Sono nuovi concetti che però trasmettono bene l'idea dell'urgenza a cui dobbiamo far fronte. New words and phrases legitimize the subject. If there's a word for it, then it exists, which is really good if you want to apply for funding or lobbying. E il fatto di avere nuove frasi ed espressioni in qualche modo legittimizzano anche l'esistenza del concetto stesso e rende più facile combattere, fare lobbying per la difesa di questi concetti. I mean, we're hungry for innovation, all of us, even me. We get excited about new ideas, even if it's the same thing as last year. Tutti noi siamo costantemente affamati di nuove idee, sono così o anch'io, l'idea di avere qualche cosa di nuovo mi eccita moltissimo, mi entusiasma, anche se di fatto è molto simile a ciò che c'era prima. So some of these words are needed, but most are not. What we see is with the internet also is a verbal academic playground where the academics try to impress each other with new fancy words. Quindi alcune di queste espressioni sono necessarie e altre non lo sono. Di fatto quello che vediamo su internet è anche una sorta di parco giochi accademico in cui si scambiano appunto nuove invenzioni verbali. A lot of these words are used to dazzle and impress the public, but also to confuse them.
Sono espressioni che vengono utilizzate e coniate per impressionare il pubblico, ma anche un po' per confonderlo. But the problem with too many words is that we are talking about the same thing, but in many different ways. And this is not uniform. E il problema di avere così tante parole è che stiamo tutti parlando della stessa cosa ma con tante terminologie diverse e questo rende il discorso poco uniforme. And we risk talking too much, using different words instead of actually doing things. E rischiamo di parlare tanto usando appunto tante espressioni diverse anziché agire. And it also creates competition. So you have the two organizations in America. You have Complete Streets and 8 to 80 Cities that I mentioned before. They want the same thing, but they are trying to win the branding battle. E crea anche una sorta di competizione, ad esempio abbiamo i due movimenti delle città complete e delle città 880 che di fatto vogliono la stessa cosa, ma è in corso una sorta di battaglia per chi appunto vincerà la battaglia del brand. And this competition, instead of agreement, also delays progress. E questa competizione, anziché portare un accordo, di fatto ritarda il progresso. This is a concept or a movement in psychology, and it is called generational forgetting. Good luck, Sonia. Questo è un movimento, comunque un concetto della psicologia che definisce il fatto di dimenticarsi, It's hard. mancanza di memoria generazionale. Yeah. Okay. So, yeah, no, it's good. Okay. Another example of weird English. È un altro esempio di strano inglese. So the idea is that we, as people, we forget the experiences from previous generations, positive or negative. E l'idea è che appunto noi, la gente, si dimentica delle esperienze vissute dalle generazioni passate, che siano positive o negative. And positive and negative, but if we think about modern Europe, we have the return of fascism. And you would think we learned some serious lessons from the 1930s and 1940s, but the new generation has forgotten about those experiences. Ad esempio nell'Europa moderna abbiamo il ritorno del fascismo e tutti noi avremmo pensato che l'esperienza degli anni 30 e 40 dovesse essere ancora molto presente. In realtà appunto i nuovi movimenti fascisti ci dimostrano che non è così. But it also applies to cities. And we don't think about urban development. We live in a city, we go to work, we do our thing, but we don't think about the history of how the cities became what they are. Questo vale anche per lo sviluppo urbano. Noi viviamo nelle città, ma non siamo consapevoli di come queste città sono diventate ciò che sono. So we live in a neighborhood and we know that maybe that neighborhood is not so nice. And this neighborhood is maybe better than our neighborhood, but we don't think about the big picture. Quindi magari viviamo in un quartiere e conosciamo il nostro quartiere, sappiamo che quello vicino non è un granché, che magari quell'altro invece è un bel quartiere, ma non abbiamo un quadro generale della città in cui viviamo. I can be very poetic about the history of cities and how cities started. And I have 4 photos that explain the entire history of cities. Io posso essere molto poetico nel raccontarvi l'origine delle città, ma ho 4 fotografie che lo spiegano in modo molto chiaro. So at the top left is the very first form of cities. People put up a tent and they found some space and then somebody else came along and then there was just a bunch of tents with no structure. In alto a sinistra la primissima forma di insediamento, cioè delle tende, un gruppo di persone che pianta una tenda e appunto così si forma un insediamento. And then you have the top right. This is there are many words for this. In English we say shanty town. In Portuguese they say favela. But in English we call it now also informal settlement. Questi in alto a destra può essere descritta in molti modi, ci sono tante terminologie, una appunto anche in italiano che usiamo sono le favelas o slum cities. Slums also, Yeah. yeah. But in Italian, favelas? Yeah, both. Okay, you understand favelas? See, okay. So for me this is the most beautiful. This is where we stopped and we decided to make a city and I made a house. And then Sonia came along and she said, "Oh, I will make a house." Another house, and then a street. And this is a beautiful organic time in cities. E
E questo secondo me è un momento bellissimo, un bellissimo momento organico all'interno delle città, quando io mi fermo in un posto e decido di costruire una casa e qualcuno viene di fianco a me, ne costruisce un'altra e poi costruiamo una strada e la città viene a formarsi. Of course, none of us want to live there because we know that they are very, very poor. But the idea is organic and beautiful. Certo, nessuno di noi vorrebbe vivere in una favela perché sono luoghi estremamente poveri, ma l'idea è molto bella e molto organica. And then at the bottom left, you can see a favela, but then you see the structure of the city. The houses are uniform and the streets have been made, designed like they should be. E questa è invece una favela con alla destra la struttura di una città con la formazione di una strada e quindi l'accenno della formazione di una città. And then we have the other extreme, the rich neighborhoods where the streets just follow, they curve like this, lots of green space, swimming pools, the luxury area. E poi c'è l'altro esempio estremo, quello in cui appunto le strade hanno delle curve molto naturali che circondano queste bellissime case, le piscine, quindi un'area di grandissimo lusso. And then you also, of course, have the downtown, the tall buildings, the business center. E poi naturalmente c'è il centro cittadino con i grandi palazzi, i centri direzionali, i centri finanziari delle città. So in some cities, they are still in touch with these 4 different or 5 different phases of city history. All of these photos, I took them in Cape Town in South Africa. Tutte queste foto sono state scattate a Cape Town in Sudafrica e alcune città sono in contatto con tutte e 5 queste realtà. But here in Europe, our cities are so established that we forget that change is possible and change happened over thousands of years. Ma noi in Europa abbiamo un'idea talmente stabile della città che ci dimentichiamo che in realtà si possa evolvere, possa cambiare. I worked with a local urban planner in Cape Town, and we met some of the people in one of the neighborhoods in the favela. Io ho lavorato con un urban planner a Cape Town e abbiamo incontrato alcune persone che vivevano nella favela. And we talked to these people, and they have a hard life, and we asked them what they need in their daily life. E abbiamo parlato con queste persone che vivono una vita estremamente difficile, abbiamo chiesto loro di che cosa avevano bisogno nella loro vita quotidiana. Their answers were very, very simple. They have some toilets that the city has given them, but they need more toilets, and they need them spread out through their neighborhood so their women don't get raped when they're going to the bathroom at night. Hanno dato una risposta molto semplice, hanno dei servizi igienici che sono stati dati loro dalla città, ma avrebbero bisogno di avere più bagni e diffusi all'interno di questo quartiere per evitare che le donne andando ai servizi vengano violentate appunto all'interno della città. They need lights at night to be safe, they need schools, they need electricity, they need water. Hanno bisogno di luci, hanno bisogno di sicurezza, hanno bisogno di scuole, di elettricità. They don't need my 47 words or phrases. Non hanno bisogno delle mie 47 parole o espressioni. They need things to survive, and this is the history of our cities. We know what we needed. Hanno bisogno di cose che rendano possibile la loro sopravvivenza ed è questa la storia delle nostre città, avere le cose che sono necessarie. This is Toronto in Canada, and as you may know, in North America they have streets, but then they also have these back alleys behind their houses. E questo è Toronto in Canada e nel continente americano ci sono le strade e poi ci sono però anche queste vie che stanno dietro alle case. And the people in this neighborhood, they said, why don't we use this back alley? This is public space. Like, we could use this as a community. So they are planting plants, they are painting the fences, they are having community dinners and music, they are taking back this space. E la gente a Toronto ha detto: ma perché non usiamo questo spazio, che di fatto è uno spazio pubblico e che può essere allestito? Quindi hanno iniziato appunto a piantare alberi, a organizzare delle cene all'interno di questo spazio urbano che non era utilizzato prima. They don't need my 47 words. Neanche loro hanno bisogno delle mie 47 parole. All of us could look
at our street and see what we need because it is in our urban DNA. Tutti noi potremmo osservare le nostre strade e capire ciò di cui abbiamo bisogno, perché sta all'interno del nostro DNA urbano. The citizens in every city in the world, they know how to make the city better if they think rationally. Tutti i cittadini del mondo sanno come rendere la città un posto migliore se pensano razionalmente. So this is the age of urbanism, or in Italian, secolo urbano. Questo è il The secolo, age of urbanism. I know. l'era dell'urbanismo o il secolo urbano. We are thinking differently about our cities now than we have for over 100 years. Stiamo pensando alle nostre città in modo completamente diverso rispetto a quello che è stato e come è stato pensato negli ultimi 100 anni. Now here's the funny thing, the age of urbanism, I made that up. E la cosa divertente è che questa espressione, quindi l'era dell'urbanismo, è un'espressione che ho inventato io. And a friend of mine in Milano, an urbanist, he made up secolo urbano. È un urbanista mio amico a Milano, ha invece inventato secolo urbano. And this is funnier now because I am complaining about too many words, but all of the words in yellow, I made them up. E è divertente perché io mi sto lamentando dell'eccesso di parole ed espressioni e tuttavia tutte le parole evidenziate in giallo sono parole che ho inventato io. I'm guilty. Sono colpevole. But I think the difference is that I know what I'm doing. I know why I'm doing it. I am trying to simplify complex ideas and communicate them to a new generation. Ma credo che il motivo sia che io so ciò che sto facendo, sto cercando di semplificare delle idee per comunicarle in modo più semplice alle generazioni future. My profession is overcomplicated and we need to simplify it. La mia professione è estremamente complicata e deve essere semplificata. And so I do graphics like this, the short history of traffic engineering. E quindi faccio grafici come questi, una storia breve dell'ingegneria del traffico. For 7,000 years, we were rational. We provided a fast A to B for our primary transport forms. Per 7000 anni siamo stati razionali, abbiamo fornito una traiettoria veloce per raggiungere il punto B dal punto A. 1900s, we had bicycles and public transport in our cities, and still we were rational. Nel Novecento avevamo le biciclette e il trasporto pubblico ed eravamo ancora razionali. But in all of our cities in Europe, from 1950s until today, we stopped being rational. We gave only the automobile the fast A to B, and everybody else is trying to figure out how to get around. Ma dagli anni 50 in avanti abbiamo smesso di essere razionali, abbiamo consentito solo alle automobili di poter usufruire del passaggio dal punto A al punto B più rapido ed efficace a danno di tutti gli altri mezzi di trasporto. But this is the shortest guide to traffic planning in a modern city you will ever see. You make a fast A to B for pedestrians, public transport and bicycles, and you make driving a car difficult. Questa è la guida più breve alla pianificazione urbana che potrete mai incontrare. Si rende il passaggio molto facile dal punto A al punto B per biciclette, pedoni e trasporto pubblico, rendendo invece la vita difficile alle automobili. And this is happening. This is really interesting. All over Europe, all over the world, cities are starting to do this E questo model. sta accadendo, è molto interessante, dovunque in Europa, in tutto il mondo, sta accadendo esattamente questo modello. So it's not only our fascination with inventing new words and phrases, we are also using too many words to describe other things. Quindi non è solo il fascino per l'invenzione di nuove parole, stiamo anche usando troppe parole per descrivere altre cose. I think it's weird. Io credo sia strano. So the Richard Dawkins of cycling, Richard Dawkins, the English scientist and atheist. Lo scienziato ateo britannico Richard Dawkins, The newspaper in England, The Guardian, they called me the Richard Dawkins of cycling. il quotidiano inglese The Guardian, mi ha definito il Richard Dawkins della bicicletta. I'm just Michael. Ma io sono Michael. I think it's kind of cool, but we have a need to use metaphors to describe new people as well. Cioè, mi piace questa cosa, ma riconosco il bisogno di utilizzare delle metafore per descrivere anche nuove persone. I think maybe I think I will be, no wait,
I will understand that I have more importance if Richard Dawkins gets called the Michael Colville Andersen of science. Ma forse io avrò davvero assunto una certa importanza quando Richard Dawkins sarà definito il Michael Colville della scienza. I don't count on that. No, ma non ci spero troppo. But I get called all of these things. I've been called the Pope of urban cycling. This is the most popular one in all of these newspapers around the world. I'm not Catholic and I'm not religious, but I'm the Pope of urban cycling. Sono stato anche definito il Papa del ciclismo urbano. Io non sono religioso, non sono cattolico, eppure sono stato chiamato il Papa in moltissimi quotidiani e giornali. The Tom Cruise of cycling, the Justin Bieber, that's a weird one, Justin Bieber, come on. Il Tom Cruise e il Justin Bieber del ciclismo, anche questo è molto strano. I really find for me this is fun, but it's still really bizarre why we need this. There will never be a young, amazing, talented football player ever again. E questo lo trovo divertente, ma è anche estremamente interessante. Non avremo mai più un giocatore, un calciatore giovane e talentuoso. There will only be the next Messi, the next Ronaldo, the next Pelé. We try to put these labels on everything. Ci saranno solamente nuovi Ronaldo, nuovi Messi, nuovi Pelé, cioè tentiamo di presentare i concetti sempre in questo modo. Sorry, I have no Italian reference for football players. Mi spiace, non mi vengono in mente calciatori italiani, scusate. But there's also negative things. So there's the Portuguese architect, Calatrava. I've been called on social media the Calatrava of cycling. I have no idea what that means. Ci sono anche cose negative, sono stato definito il Calatrava del ciclismo, ispirato all'architetto portoghese, ma io non ho idea di cosa significhi questa definizione. And a few years ago on Twitter, I was called the Bernie Sanders of urbanism and the Donald Trump of urbanism in the same week. I am so confused. E nella stessa settimana, alcuni anni fa, sono stato definito su Twitter sia il Bernie Sanders del ciclismo che il Donald Trump dell'urbanismo che il Donald Trump dell'urbanismo, e non ho idea di perché. Call me whatever you want. Just call me. Chiamatemi come volete, ma chiamatemi. It works better in English. Funziona meglio in inglese? We are using too many words to describe simple things. We are using words instead of acting. Stiamo usando troppe parole per descrivere cose semplici e le usiamo invece di agire. We need to change our cities. People are dying. We have pollution. We have traffic safety problems. This is the time we need to act instead of talk. Abbiamo moltissimi problemi nelle nostre città che dobbiamo cambiare, sono città inquinate, sono città che non sono sicure ed è giunto il momento di agire e non più di parlare. We need the brevity of Hemingway right now instead of the many words of Gustave Flaubert. Abbiamo bisogno dello stile breve di Hemingway in luogo delle tantissime parole di Gustave Flaubert. We know what to do. Cities are doing it around the world. Italy is far behind. Let's act. Sappiamo cosa va fatto e le città lo stanno facendo in tutto il mondo. L'Italia è molto indietro. Dobbiamo agire. Grazie mille.